Oggi voglio affrontare con voi un argomento che mi sta particolarmente a cuore. È un argomento che riguarda gli esseri di luce. Questi esseri di luce che mi hanno e che mi accompagnano da sempre, che mi hanno sempre accompagnato nella mia vita e scusate, e che tutti noi abbiamo al nostro fianco. Questi esseri di luce io li distingo principalmente in tre categorie e sono le persone trapassate, che sono principalmente quelle persone che sono state vicine a noi nella nostra vita, quindi quelle persone che hanno lasciato semplicemente il loro corpo perché la loro missione in questa vita era conclusa. E sono quelle persone che principalmente noi sentiamo molto vicine e che quando lasciano il corpo possiamo anche percepirli molto distintamente o loro possono darci dei segni molto distinti, come per esempio quando vediamo degli oggetti nascosti che dopo li ritroviamo in maniera inconsueta, una piuma che scende dal cielo e ce la troviamo per esempio tra le mani. A me capita spesso questa cosa qui, oppure delle luci che si accendono, dei colpi, ci possono essere dei segnali che queste persone trapassate ci danno. Questo perché? Perché nel momento in cui una persona lascia il proprio corpo, fondamentalmente non fa un salto dimensionale di molte dimensioni, perché noi abbiamo una dimensione fatta di materia, quindi molto densa, e delle dimensioni parallele che hanno una dimensione molto più eterea. Nella prima dimensione solitamente ci sono le persone trapassate, che poi man mano passano ad altre dimensioni. Quando ci sono delle volte che rimangono nella dimensione prettamente superiore a quella vicino alla materia densa, ovvero la nostra, le percepiamo e si fanno sentire, quindi riusciamo a percepirle anche visivamente con delle cose molto ma molto tangibili, come vi dicevo prima, con la luce, con un colpo, con degli oggetti anche che possono spostarsi o degli oggetti che spariscono. A me è capitato, e questo ve lo voglio raccontare, quando una volta stavo cercando la chiave di casa e sapevo che era dentro la mia borsa, perché io tengo sempre la chiave di casa dentro la borsa in una tasca ben specifica. Le ho cercate per giorni, ho messo anche mia madre a cercarle e non c'è stato verso di trovarle. Al terzo giorno sapevo che lì mia nonna era trapassata da poco tempo. Dopo 3 giorni di ricerca, le abbiamo cercate dappertutto, la mattina mi sveglio e mi ritrovo le chiavi di casa appoggiate sopra la borsa, appoggiate. Questo è stato delle cose che mi sono capitate. Non voglio dilungarmi molto perché vorrei anche tenere un po' di sorprese per voi. Per quanto riguarda l'altra categoria di esseri di luce sono gli angeli che mi accompagnano da sempre lungo il mio cammino, gli angeli che quando li chiamo per esempio per intervenire sugli animali, sapete come ho accennato in un canale precedente, come io riesca a guarirli e come riesca a connettermi con il mondo animale. E quando chiamo i miei amici angeli attorno a me, soprattutto gli angeli della guarigione, riesco a connettermi con loro. Gli angeli sono esseri eterei, sono esseri di piani molto superiori. Da lì abbiamo anche tutta una stirpe di angeli, dagli arcangeli ai cherubini, ma vabbè, questo è un discorso molto più ampio, molto più profondo anche. Sappiate che tutti noi possiamo chiamarli vicino a noi, tutti, e loro ci sono sempre accanto a noi. Non pensiamo che, soprattutto anche adesso, che viviamo in un momento storico come questo, che è abbastanza pesante, è abbastanza, diciamo, denso di sentimenti anche mh, di sentimenti anche abbastanza duri, come ci sono le guerre, c'è un odio, un odio, c'è sempre più antagonismo tra le persone, c'è sempre più invidia, rancore, sono sentimenti che portano vibrazioni molto basse e questo crea delle forme pensiero, e questo ve ne parlerò
in un altro video delle forme pensiero e delle egregore, ehm, che porta il mondo ad una vibrazione molto più bassa. Noi siamo esseri di luce, noi siamo esseri divini. Dio è dentro ognuno di noi e Dio si espande nell'universo, si espande in tutto ciò che facciamo, perché noi dobbiamo essere amore e gli angeli ci insegnano questo, ci insegnano a fare del bene, ci insegnano che tutto ciò che è attorno a noi è meraviglia. Non facciamoci, non facciamoci sopraffare da questi sentimenti, della rabbia. La rabbia che, cioè, vediamo attorno a noi che comunque ci arrabbiamo veramente con, e io sono la prima perché vedo le ingiustizie, io non sopporto le ingiustizie. Io non sopporto le ingiustizie, non sopporto chi sfrutta le persone più deboli, chi si approfitta delle persone più deboli. Questa è una cosa che mi manda giù di testa, cioè tutti mi definiscono un angelo, un angioletto, o meglio, non tutti, poche persone, però fondamentalmente veramente questa cosa mi manda fuori di me, le ingiustizie. Però so da sempre che io sono una anche da valori, da ideali veramente, veramente, cioè io mi batto per i miei valori e per i miei ideali da sempre nella mia vita. Forse sono anche un po' un utopista, d'accordo, ma io morirò con i miei valori e con i miei ideali perché? Perché io predico il bene, perché io non solo lo predico, ma lo faccio. Lo faccio ogni giorno della mia vita, perché ogni giorno dobbiamo fare del bene. Perché creare del bene, creare amore, amore è espansione, amore è ricchezza, amore è meraviglia. Solo con l'amore portiamo il mondo a vibrazioni più alte, ci portiamo in connessione con gli angeli. È per questo che io ho anche una connessione molto facile con gli angeli. E questo è un altro aspetto degli esseri di luce, cosa che è diversa dal nostro angelo custode, dal nostro spirito guida. Quando noi nasciamo, prima di nascere, ci viene affidato un angelo e uno spirito guida, che sono due cose completamente diverse. Lo spirito guida, quando noi abbiamo un momento abbastanza difficile, ma non solo, non rivolgiamoci al nostro angelo solo nei momenti difficili, rivolgiamoci sia allo spirito guida, ma soprattutto al nostro angelo custode, sempre, sempre, non soffermatevi solo nei periodi difficili, perché ogni giorno, quando vi svegliate, ringraziate il vostro angelo per essere vicino a voi, perché lui è sempre vicino a voi, sempre, cioè costantemente. Quando chiedete, siete in un periodo, anche va bene, parliamo di un periodo di difficoltà, oppure dovete fare una cosa che però su cui avete molti dubbi e avete una vocina, sentite questa voce indistinta, perché è una voce indistinta, non lasciatevi sopraffare dalla mente. Questa voce indistinta è lui che vi parla. Quello che dicono l'istinto è lui comunque che ci dà dei segni. Ah, guardate, cominciate ad osservare tutto ciò che vi circonda e cominciate ad ascoltare questa voce che vi dice e che pensate che sia una voce della vostra mente. No, ascoltatevi di più. Ascoltatevi e fatevi guidare quando avete bisogno, ma non solo quando avete bisogno. Loro sono sempre vicino a noi. Il nostro angelo, il nostro spirito guida, ci guida sempre in ogni nostra scelta, in ogni nostra scelta, ma non possono interferire con il nostro libero arbitrio. Noi alle volte ci fissiamo su quelle cose e ricordatevi, un altro essere di luce che però non ci facciamo caso, sono gli angeli terreni, gli angeli che sono in carne ed ossa. Se vi capitano delle persone che vi danno dei consigli, magari cercate delle risposte e vi arriva quella persona anche sconosciuta che vi dà una risposta a quella domanda che vi stavate ponendo da tempo, quella
può essere un angelo, può essere un angelo in quel momento lì, può essere un angelo che vi ha dato la risposta che cercavate. Ehm, Ascoltatevi di più e chiedete dei segni. Chiedete dei segni perché loro sono sempre vicino a noi, loro sono costantemente vicino a tutti noi, perché noi siamo esseri divini, noi siamo esseri di luce. Non fatevi sopraffare dal lato oscuro, perché il lato oscuro è molto più facile. Il lato oscuro, quindi le persone cattive, e ce ne sono. Ricordiamoci che la cattiveria esiste, il male esiste. Ehm, Però cercatevi di farvi guidare ed è molto più facile, è molto più immediato. Il bene è più difficile da conquistare, però perseguite il bene perché vi ripaga, vi ripaga. Non portate rancore, non portate astio nei confronti delle persone, ma chiedete sempre aiuto agli esseri di luce, qualsiasi essere di luce, anche le persone, se avete bisogno delle persone, avete perso delle persone importanti nella vostra vita, chiedete un segno, chiedetegli un segno, vi arriva. Vi arriva, gli esseri di luce, gli angeli, vi comunicano attraverso dei cuori, attraverso... Sapete che le candele è una delle poche luci che gli angeli possono vedere. E chiedete con delle piume, con i cuori, i numeri doppi sono tutti segni che vi danno. Chiedete e ascoltate quella vocina quando avete bisogno. Questi argomenti saranno anche trattati in maniera più approfondita. Non voglio dilungarmi molto perché non voglio diventare noiosa per voi. Quindi per adesso basta e vi aspetto al prossimo video. Ciao!